Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi come vedete parliamo di robottoni, quindi lasciamo momentaneamente da parte le build up e diamo un'occhiata a questo nuovo arrivo dedicato al mondo degli anime robotici. Chiaramente il personaggio, almeno qui in Italia, lo conosciamo tutti, è probabilmente il più amato in assoluto, anche perché è stato il primo ad arrivare qui da noi, ha cresciuto intere generazioni di affezionati, di follower come si direbbe oggi, e quindi sicuramente è uno dei modelli più ambiti da avere in collezione. Stiamo parlando del Grandizer, quello che comunemente qui da noi in Italia è conosciuto con il nome di Goldrake. Eccolo qua. Allora, in particolare quest'oggi daremo un'occhiata alla versione molto grande, molto spettacolare, come potete vedere dalla scatola, che mi ha anche costretto a improvvisare un set di ripresa. E in particolare avremo a che fare con la versione molto spettacolare, molto grande, come vedete anche dalla scatola, insomma, che occupa molto spazio, proposta dalla Futurecast Evolution Toys. Allora, come possiamo vedere già dalla scatola, ci vengono indicate alcune delle sue caratteristiche principali. Allora, vediamo innanzitutto i materiali di cui è composto, quindi ABS, metallo die cast, ATBC, che è un'altra plastica credo, e PVC. Quindi diciamo che la maggior parte probabilmente del modello sarà realizzato in plastica, non lo so di preciso, adesso andremo a vedere quando potremo testarlo manualmente, no? Avrà un'altezza di 50 cm, quindi nonostante la scatola sia più alta anche il modello avrà il suo bel perché, e avrà un peso complessivo di 2,05 kg, compreso il double spacer, quindi il famoso Goldrake 2 che avevamo visto nel cartone animato, quello pilotato da Alcor per capirci, o Koji nella versione originale. Allora, questo modello fa parte della linea Grand Action Big Size Model, proposta appunto da Futurecast. In realtà questo che vediamo qui oggi è la versione Renewal, in pratica è lo stesso identico modello, dove sono state però apportate delle piccole modifiche più che altro estetiche. In particolare, se non erro, è il colore delle corna, il rosso credo trasparente qui sopra le punte del tuono spaziale, e il raggio antigravità che è stato fatto invece che in rosso pieno in questo rosso traslucido con questi esagoni all'interno, quindi per dargli un'aria un pochino più diciamo di real robot, se vogliamo, mettiamola un po' così. Tutto il resto in linea di massima dovrebbe essere uguale alla versione precedente, che io non ho, quindi vado un pochino a memoria in linea generale, no? Ma io, non avendo potuto mettere le mani sulla versione precedente, ho comunque voluto, diciamo, mettermi in preordine per questa, in maniera tale da poter avere almeno una versione di questo modello, che sebbene rispetto ad altre produzioni ha sicuramente qualche cosa che non mi piace, però nel complesso, diciamo, è un bel Goldrake, è imponente, ha delle caratteristiche particolari che poi andremo a vedere, che mi piacciono molto, e quindi tutto sommato ho diciamo gradito averlo in collezione. Tra l'altro al suo arrivo mi ha fatto anche prendere un colpo, perché purtroppo su mia indicazione il corriere me l'ha lasciato in giardino, ma evidentemente forse era una donna, non lo so, forse aveva poca forza, insomma nel farlo scavallare oltre la ringhiera evidentemente ha avuto difficoltà, e quindi io quando lo sono andato a prendere, chiaramente la scatola era all'interno di un cartone, diciamo una brown box, chiamiamola così, anche molto ben fatta, era doppia anche, ma deve aver urtato contro qualche baionetta della ringhiera, e insomma, come vedete da questo squarcio, deve essere entrata una parte metallica all'interno, il che chiaramente mi ha fatto subito pensare che fosse diciamo rovinato anche il modello. La fortuna in questo caso invece ha voluto che il modello all'interno fosse perfettamente integro. Praticamente il corpo contundente che ha forato la confezione ha risparmiato miracolosamente sia il Goldrake che il Double Spacer, quindi
sono stato fortunato da quel punto di vista. Mi dispiace un po' per la scatola perché risulta rovinata, però a questo punto meglio la scatola che il modello. Ok, allora qui possiamo vedere alcune delle caratteristiche che ha questo Goldrake. Come vedete è dotato delle sue armi, compresa l'alabarda spaziale, che è possibile metterlo in posa anche nell'atto di estrazione dell'alabarda stessa. Ha la possibilità del lancio, di simulare il lancio del maglio perforante. Ha il double spacer, come dicevamo, che è questo ovviamente, quindi il Goldrake 2 come era stato chiamato qui nella versione italiana. Come vedete può essere messo in posa anche per sparare il maglio in maniera differente, e oltre ad avere gli occhi che si illuminano ha anche la possibilità di aprire questa parte qui della bocca, e al suo interno troveremo riprodotto Actarus oppure Duke Fleet, in base a come ci piace chiamarlo, perfettamente seduto sulla sua sedia di comando. Ok? Come vedete qui su questa immagine è anche indicata la possibilità di applicarvi il delfino spaziale. Altre cose da vedere in particolare non ci sono. La scatola da quest'altro lato riporta il logo in giapponese del Grandizer e l'immagine sempre del robot. Questo lato l'avevamo già visto, l'altro lato opposto riporta la stessa cosa, mentre sul lato superiore della scatola, come vedete, non c'è nulla di particolare, riporta appunto solo l'indicazione del nome del modello, mentre nella parte in basso troviamo le solite indicazioni che riguardano il prodotto adatto ai bambini oltre una certa età, quindi attenzione eccetera eccetera, no? Qui in particolare ci dice che non è adatto sotto i 15 anni, ma d'altronde, viste le diciamo cosa piace alle generazioni moderne, penso che nessuno sotto i 15 anni chiederà mai ai genitori di comprarvi un Goldrake, quindi è una raccomandazione quasi superflua. Bene, a questo punto io direi che possiamo tirarlo fuori dalla scatola e incominciare a dargli un'occhiata. Il modello del Grandizer con gli altri accessori vero e proprio. Ecco, qui troviamo anche le istruzioni, e qui c'è il modello. Ok, troviamo appunto i coni per fare il maglio perforante, dei set di pugni. Questo è l'Actarus che andrà nella cabina, ma dopo ve lo mostro meglio, e così via. Ok, adesso io lo tirerò fuori, lo metterò bene nella light box sperando che ci entri, e poi procediamo con la recensione. Allora ragazzi, ecco qui questa splendida figura di Goldrake di 50 cm della Futurecast. Allora, nella mia copia in particolare ho già notato che ci sono delle imperfezioni nella verniciatura, in particolare qui sul famoso mutandone. Qui la parte argentata vedo che praticamente è andata via, dovrebbe essere un problema dovuto al trasporto probabilmente, come se fosse in qualche modo stata levigata da qualcosa. Anche qui c'è un piccolo segnettino, sempre probabilmente avvenuto ancora in fabbrica durante il confezionamento, però ripeto, per come poteva andare la cosa, visto il cartone, ragazzi, alla fine mi accontento. Poi qui magari qualche ritocchino lo farò io con un colore adatto, o anche con un pennarello da Gunpla, insomma con queste cosettine qua, perché tanto basta veramente appena appoggiare un po' di colore, non è molto accentuata la cosa. In linea di massima vi posso dire che è un modellone un po' giocattoloso, un po' marionettoso, per dire, se fate così balla un po' tutto. Il peso, nonostante le dimensioni, è molto poco, e quindi questo incide sicuramente anche sulla questione della sua mariettonesità, mettiamola così, no? Quindi è chiaramente un prodotto meno, come posso dire, che dà una sensazione di meno solidità rispetto per esempio al Mazinga Z Shet, dove siamo completamente su un altro livello, a livello di pesantezza e a livello anche proprio di robustezza generale del modello, no? Lì sul modello Shet parliamo, se non ricordo male, di 8,5 kg di Mazinga. È vero che è anche alto 25 cm in più, però comunque sia arriviamo a 8,5 kg di peso. Qui per 50 cm saremmo dovuti essere almeno sui 5 kg, 5,5 kg, invece ci attestiamo sui 2 kg e rotti, no? Quindi è veramente troppo poco,
e questa è una cosa che mi piace poco, ma non per il peso in se stesso, ma perché evidentemente è chiaro che c'è molto uso di plastica. Questa parte in basso anche sembra plastica, cioè la corazza esterna sinceramente a me sembra tutta plastica, anche se comunque plastica abbastanza buona a vederla, ma credo che esternamente non ci siano parti in metallo, perlomeno credo. Questa sotto potrebbe sembrare metallo, ma guardando e sentendo al tatto normalmente il metallo dà una sensazione diversa di temperatura, invece qui sento la struttura tutta la stessa temperatura. Potrei avere un po' di dubbio sulle gambe qua, ma sinceramente credo che possiamo affermare che ci troviamo di fronte a un pupazzone in plastica esternamente parlando. Anche i piedi dal rumore è plastica, vedete? E praticamente è tutta plastica, forse gli avambracci no, anche gli avambracci direi che è una plastica buona, rigida secondo me, però comunque plastica. Qui vedo che c'è il foro per agganciargli il double spacer, quindi il Goldrake 2. Non so se doveva esserci un tappo o meno, nel mio caso non c'è, quindi anche questa è una cosa che sinceramente non riesco a capire molto, no? Cioè nel caso uno non volesse metterci nulla sulle spalle, perché non mettere una copertura? Controllerò meglio la mia confezione, ma o è mancante oppure è proprio così che viene consegnato, sinceramente non lo so. Le istruzioni non ci vengono molto in aiuto, perché come vedete è un semplice foglio di carta stampato, tra l'altro anche in bianco e nero. Vengono indicate solo le poche cose essenziali, quindi ci viene fatto vedere ad esempio che ci sono questi accessori che servono per diciamo simulare il lancio del maglio perforante, ci fa vedere dove sono alleggiate le batterie, il pulsante di accezione, che questo qui sotto dietro al collo, anche scomodo secondo me da raggiungere per accendere gli occhi. Ecco, poi altra cosa, hanno fatto che si accendono gli occhi ma non il raggio antigravità ad esempio, quindi a questo punto non capisco perché farlo in quel modo nuovo rispetto alla versione precedente se poi non si accende, o perlomeno qui non è visualizzato. Ho provato anche a tradurre le istruzioni con Google Lens, non parla di altre cose, solo di accensione degli occhi, quindi presumo che faccia solo quello. Qui ci viene indicato ecco il punto dove va agganciato il double spacer, però non vedo se c'è un riferimento a un coperchietto da estrarre, sembrerebbe di no. Adesso provo a ricontrollare un attimo. No, in pratica ci dice solo di inserire il double spacer nel foro, quindi non viene menzionato uno sportellino da rimuovere, quindi evidentemente è proprio così, e questo sicuramente è un lato negativo di questo modello. È anche vero insomma che nessuno lo sperrà di spalle come in questo momento, quindi magari è un problema marginale, però sarebbe stato più completo dare la possibilità di coprire quel foro, che poi volendo si potrebbe costruire artigianalmente, ma questo è un altro fattore, diciamo, comunque doveva essere fornito. Come vediamo dalle istruzioni, ha la possibilità di togliere diciamo i boomerang elettronici perché erano chiamati così nella serie, qui sono boomerang di plastica semplicissimi. Ha le dita articolari su due paia di mani, ce ne sono fornite 4 di mani, 2 a pugno chiuso e 2 articolate. Come vedete in quelle articolate c'è anche una specie di feritoia su cui agganciare il bastone centrale per completare l'alabarda spaziale, alabarda che si costruisce utilizzando 2 mezze alabarde già pronte, quindi senza utilizzare i boomerang che troviamo installati sul robot, che quindi si utilizzano solo per la versione diciamo da esposizione così chiuso, diciamo. Ok? I pugni possono essere chiusi in versione maglio perforante, anche se la loro realizzazione non mi piace come è stata fatta, e così via. C'è un po' di oscillazione chiaramente sui piedi per ottenere un certo posizionamento, può essere inarcato il busto, ma vabbè, adesso lo vediamo più avanti. Quindi diciamo che le istruzioni non ci danno molto altro supporto in merito
al tutto. Allora rigiriamo un attimo il modello. Allora parlavamo del maglio. Allora il maglio perforante praticamente, chiudiamo, ecco, queste sono le maglie articolate, che sono quelle che ho preferito inserire per questa dimostrazione, diciamo, no? Ok, poi vengono anche forniti questi che invece sono dei pugni già chiusi con il foro non fatto, quindi questi solo proprio per fare cazzotti, diciamo. Quindi per utilizzare la alabarda per forza di cose bisogna usare quel tipo di pugno là, che quindi presumo che alla fine sarà quello che utilizzeranno tutti per l'esposizione. Parlavamo del maglio. Allora il maglio, vedete, si può chiudere in questo modo. Chiaramente adesso devo un attimo riposizionare il braccio per farvi vedere un po' la cosa. Allora, ecco qua. Allora si può chiudere in questo modo, oppure addirittura chiuderlo in maniera ancora più diciamo compatta, rimuovendo ovviamente la mano, e quindi diventerebbe un unico cono, diciamo, perforante. Quello che mi piace poco di questa realizzazione è il fatto che tutto il sistema delle lame del maglio perforante, vedete, è costruito su questa struttura poligonale, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi un ottagono, il che visivamente parlando è poco fedele all'anime, quindi sicuramente è brutto esteticamente, no? È poco armonioso, cioè rispetto ad altri modelli realizzati da altre case più piccoli di misura, ok, però comunque, diciamo, sotto certi aspetti più dettagliati, questo lascia un po' a desiderare per questa scelta, anche perché viste le dimensioni ci si poteva sbizzarrire in soluzioni molto più ingegnerizzate, no? Che avrebbero reso il modello sicuramente molto più bello. Allora il modello ha tutta una serie di articolazioni, anche qui sulla spalla ha questa doppia articolazione interna, vedete, questa più quella normale della spalla, ok? Quindi consente, diciamo, di posizionarlo in varie pose, e questo sicuramente aiuta sulle pose più dinamiche. Anche la testa ha questa bella caratteristica di poter essere inclinata completamente all'indietro, vedete? Per la posa di volo quando è con il table spacer, e teoricamente potrebbe essere utile anche per un eventuale spacer, quindi per il disco spaziale in cui inserire questo Goldrake. Io dubito che uscirà mai, perché comunque sarebbe troppo grande come misura, quindi poco posizionabile nella maggior parte delle collezioni, però in effetti se dovesse uscire sarebbe una bella soluzione, perché comunque al contrario di altri modelli più piccoli questo veramente mette la testa molto molto indietro. Non so se si riesca a farvelo vedere, però insomma, ecco, diciamo che viene abbastanza in avanti, no? Quindi consentirebbe un posizionamento abbastanza buono. Come potete vedere il busto permette una certa torsione laterale, anche se non eccessiva, e può essere inclinato leggermente in avanti e indietro, ma vedo che non tiene in posizione, quindi comunque ritorna sempre stabile, quindi è solo così un pochino oscillante, ok? Il collo può essere ruotato, quindi la rotazione della testa c'è. Questo è molto scomodo da far vedere, ragazzi, anche perché lo spazio che ho a disposizione è poco, quindi non riesco sinceramente a mostrarvelo troppo bene. Sicuramente altri hanno fatto meglio di me, ma questo purtroppo al momento è la mia disponibilità come studio di registrazione. Ci sono delle imperfezioni anche a livello di accoppiamento delle parti, come vedete per esempio qui la gamba presenta una distanza esageratamente grande delle due parti accoppiate, quindi diciamo che anche a livello di assemblaggio non è proprio il massimo della vita. Presenta altre imperfezioni sulla verniciatura anche da questo lato, ma ripeto, questa potrebbe essere la mia copia particolarmente sfortunata, perché vi ripeto, ne ha subite di cose strane durante il trasporto. Ok, potrei anche essere stato io adesso con queste cose, ma non lo so, non credo. Comunque sicuramente è un modello un pochino delicato, quindi va maneggiato, ecco, con un po' di attenzione, nella speranza magari di non rovinare troppo le cose. Anche qui vedo che ci sono delle imperfezioni di verniciatura, ma qui sono sicuro di non essere stato io, quindi sicuramente
è un problema relativo a quando è stato realizzato comunque il modello in fabbrica, ed è un peccato perché comunque è un prodotto non proprio economico. Purtroppo sono cose che vengono dal Giappone, non è facile mandarle indietro per farle sostituire in caso di difetti, difetti tra l'altro non dimostrabili che siano stati già così alla partenza, no? Quindi alla fine ce li dobbiamo tenere un po' così, penso perlomeno, non credo che ci siano troppe strade per cambiare la cosa. Come vedete qui c'è lo sportellino per le batterie con questa vite visibile, e anche questa è una soluzione non troppo bella. Monta dentro due pile di tipo LR41 molto piccole che al momento non ho, quindi non vi posso far vedere nemmeno gli occhi diciamo accesi. Ha una verniciatura lucida su cui rimangono facilmente le impronte, quindi andrebbe mangiato forse con dei guanti, però diciamo io tanto dopo provvederò a dargli una lucidatina, quindi il problema al momento non c'è, diciamo, ok? Come vedete, quando cerco di orientare le braccia in alto, comunque è possibile allargare un pochino le lame in maniera da dargli modo di avere tutta la piega, ed è interessante questo sistema di giuntura che hanno utilizzato proprio per dare modo di avere questa posabilità diciamo ottimale, no? Quindi c'è questa parte che rientra dentro e quindi consente di poter mettere il braccio a 90 gradi, una cosa che sicuramente apprezzo come scelta diciamo ingegneristica. Anche la gamba permette di fare un movimento discreto, può ruotare in questo modo, ok? Può chiaramente essere piegata anche così, anche se non ne capisco poi alla fine l'utilità visto come andrà messo, e poi anche il piede può fare questa oscillazione, vedete? Quindi diciamo in linea di massima dovrebbe essere possibile posizionarlo in vari modi senza avere troppe difficoltà, vedete? C'è questo movimento anche qua così. Il piede può essere leggermente allungato in avanti, vedete? Quindi può aumentare un po' l'escursione per dargli ancora più posabilità. Questo può essere utile se vogliamo fargli avere una posa un pochino più estrema, ok? Ma la cosa sinceramente che a me piace più di tutte è quella che vi mostrerò ora. Eccolo qua. Quello che mi piace di più è che ci sia questo, ovvero Actarus nella sua cabina di pilotaggio. Ok, questo è veramente quel tocco diciamo che rende il modello secondo me molto appetibile, perché sennò in linea generale, per come la vedo io, non è che sia proprio un capolavoro questo modello, no? Cioè è bello perché è imponente, grande, ha però troppa plastica, troppo scricchioloso quando si cerca di posizionarlo, molto delicate le parti, facilmente graffiabili, quindi diciamo che poteva sicuramente essere realizzato molto meglio visto il costo, no? Specialmente perché questa è una riedizione, quindi poteva essere un pochino migliorato, invece così non è stato. Questa diciamo figurina di Actarus può essere messa nella testa, quindi si apre questo sportellino qui del vetro della bocca, diciamo, della cabina, vedete? Si abbassa e lo possiamo introdurre al suo posto di comando, dove io poi lo lascerò proprio per non stare a toglierlo sempre, tanto questo è il suo posto. Vedete? E questo sicuramente credo che sia uno dei pochi modelli ad avere una cosa del genere. Non so se si riesce a vedere, chiaramente perché qui c'è il contrasto della luce, ma Actarus è nella sua cabina, ok? Certo, vederlo con i LED degli occhi accesi sarebbe sicuramente bello. Io al momento purtroppo, come ho detto, non ho disponibili le pile, quindi non vi posso accontentare. Vorrei mostrarvi però anche qualche altra cosina. Allora, questo è l'effetto fiamma che si può utilizzare in accoppiata con il pugno per far simulare il lancio del maglio perforante.
può essere utilizzato una specie di cannuccia in plastica trasparente da inserire qua dentro per collegarlo all'avambraccio, cioè al braccio, e far appunto vedere come se il pugno fosse partito. Questa sicuramente è un'altra caratteristica carina, che però chiaramente comporterebbe anche avere più spazio di esposizione in cui installarlo. Questa è una delle due semi-alabarde che, composta con il pezzo centrale, praticamente risulterà più grande rispetto ai boomerang installati già sul petto, però farà un bellissimo impatto scenico sulla figura, no? Come vedete qui sulla mano c'è anche, come vi avevo annunciato, quella tacca che serve appunto per posizionare meglio l'alabarda una volta completa, ok? Quindi diciamo che tutto sommato il modello come caratteristiche ne ha, e pecca un po' dal punto di vista qualitativo, nel senso che per il costo che ha doveva essere forse realizzato in una maniera un pochino più consistente. Ciò non toglie che comunque, per chi non avesse nessun Goldrake nella collezione e ne volesse comprare uno solo di una certa grandezza, quindi ben visibile, che gli consenta comunque di ricordare i bei tempi di quando vedeva il cartone animato in TV, beh, questo sicuramente raggiunge lo scopo. Ripeto, non è perfetto nella realizzazione, in come sono state fatte alcune cose, l'utilizzo dei materiali anche un po', diciamo, particolare, nel senso è troppa plastica. Qui ci sono anche come delle leggere fessurette, come se avesse dei bozzetti, ma in realtà sono difetti di stampa del materiale, quindi non c'è neanche stata una troppa cura nella realizzazione delle superfici piane. Diciamo che è un progetto che probabilmente è stato portato avanti con una certa velocità, senza star troppo a guardare i particolari, il che è strano anche perché il mercato giapponese di solito è molto esigente sui modelli, quindi non capisco perché in questo caso abbiano optato per una qualità, diciamo così, di medio livello su un prodotto che invece poteva essere sicuramente bello. Vi mostro anche velocemente qualcosa del Double Spacer. Questo è il Double Spacer, come vedete è immenso, è chiaramente in proporzione con il robot su cui deve essere agganciato. Io adesso non ve lo sto a sballare, a togliere tutte le plastiche, ragazzi, perché purtroppo non lo posso mettere subito in esposizione, quindi vorrei evitare che si rovinasse magari poi nel riporlo, eccetera. Ha la possibilità di mandare indietro la cabina, vedete, in maniera tale da non impattare con la testa del Goldrake quando sarà agganciato, altrimenti si chiude così. Anche qui la chiusura non è che proprio spiana alla perfezione. Chiaramente poi ci sono questi sportelletti da aprire. Questo è il, diciamo, il morsetto d'aggancio su cui andrà agganciato al, diciamo, al dorso del robot. Come vedete poi qui ci andrà un'altra struttura così a gancio ancora per farla aderire al fianco, ok? Al momento adesso rimettiamo tutto giù. Le ali chiaramente fanno i classici movimenti di apertura che faceva anche nella serie, così, vedete? Oppure anche in basso per simulare quando atterrava. Quindi diciamo che da questo punto di vista fa tutto. Non è dotato di illuminazione, questa è un'altra pecca per un modello del genere, come anche si potevano simulare le ventole qui rotanti, cosa che invece non è stata fatta. Un vero peccato, questa è una mancata occasione secondo me da parte di questa società. Qui ci sono anche le lame che sono realizzate in questo materiale plastico trasparente, non ne capisco troppo il motivo perché se è una lama, cioè alla fine non mi ricordo che fosse una lama di energia questa, ma delle vere e proprie lame che venivano sparate, quindi farle così non ha molto senso. Queste vi ricordate erano installate qua, no? Sopra l'ala, diciamo. Non lo so, diciamo che il tutto, ecco, mi lascia un po' dubbioso su alcune scelte. Allora, tirando due conclusioni rapide, allora è un modello che sicuramente ha la sua spettacolarità una volta posizionato, no? Nel senso che comunque vedendolo così illuminato in una vetrina uno dice ah bello, è Goldrake, qua e là. Però se andiamo ad analizzare dal punto di vista qualitativo, come già vi ho detto, c'è un eccessivo uso della plastica rispetto al costo del modello,
è troppo marionettoso, nel senso quando si solleva tende un pochino a oscillare, anche se poi comunque una volta posizionato è stabile, no? Nel senso comunque non cade, anche se io provo a scuotere, vedete questa struttura, bene o male, reagisce in maniera tale da rimanere in equilibrio. Poteva essere accessoriato meglio, magari dotandolo di illuminazione anche sul petto, poteva in qualche modo avere qualche gimmick più, poteva avere un sistema di snodi fatto diciamo in maniera più rigida, no? Sebbene anche questo lo sia, però sempre mi sembra sempre in qualche modo plasticoso nel movimento, insomma c'è delle cose che non mi convincono molto. Diciamo che se questo dovesse andare a fare un confronto con un ipotetico Grandizer proposto in futuro magari da Hachette, no? Dopo aver proposto già il Mazinger Z che facciamo anche qui in Italia e dopo aver proposto in Giappone il grande Mazinga, dovesse continuare diciamo la saga proponendo anche un Grandizer, è molto probabile che quel Grandizer lì possa surclassare questo sia in dimensioni, perché a quel punto dovremmo andare oltre il metro per rimanere in scala con quelli che sono già usciti sempre della Hachette, ma soprattutto sicuramente sarebbe un prodotto realizzato in maniera molto più solida, perché se comunque tanto mi dà tanto, verrebbero comunque riprese le dinamiche strutturali già usate per il Mazinger Z e anche nel grande Mazinga, anche se devo dire che anche nel grande Mazinga Hachette si è un pochino più sorvolati sulla solidità, no? Hanno cominciato un po' a alleggerire la struttura generale del modello, però comunque sia questo modello rischia di essere surclassato da quell'eventuale futura pubblicazione, quindi fate le vostre valutazioni. Ripeto, se non vi piacciono le build up, quindi se non vi piacciono i modelli da costruire e non volete attendere soprattutto un prodotto ancora solo nella mia fantasia e forse in quella di qualche progettista giapponese, ma non ufficialmente annunciato da Hachette, e volete comunque un Goldrake di dimensioni abbastanza grandi, questo è un buon prodotto. Se volete la perfezione, se volete il prodotto più rifinito, il prodotto se vogliamo anche più che dia la sensazione di un pochino più di solidità, forse quello della King Arts, anche se notevolmente più basso, offre più possibilità di poter scegliere, anche se quello di King Arts è leggermente rivisitato, però comunque è sempre più o meno diciamo abbastanza riconducibile alla fisionomia dei Goldrake che tutti conosciamo, no? Quindi non è una rivisitazione eccessiva. Questo rimane un bel Goldrake, ma ripeto, solo per chi vuole comunque avere tutti i Goldrake che escono perché è innamorato del personaggio, quindi li vuole collezionare tutti, o solo per la persona che veramente ne vuole solo uno, però ne vuole uno di grandi dimensioni. Per tutti gli altri che magari vogliono collezionare vari tipi di robot, ma che si vogliono concentrare su pochi modelli del Grandizer, questo non so che dirvi, nel senso che dipende molto dall'impatto personale che vi dà. A me a livello estetico piace, però ecco, se vado a guardare alcuni particolari mi piace un po' meno, soprattutto questo discorso così poligonale del maglio perforante. Per il resto lo trovo anche abbastanza carino da vedere. Ripeto, carino non vuol dire perfetto, perché i difetti vi ho elencati, perlomeno quelli che ho visto io, pur avendo magari qualche, diciamo, mettendo in conto di aver trovato una copia sfortunata, comunque diciamo non è proprio il miglior modello su cui ho messo le mani. È sicuramente però uno dei modelli che magari attirerà più l'occhio di chi non è proprio un collezionista sfegatato, nel senso che verranno dei vostri amici a casa e vedranno questo modello, ah bello Goldrake, magari loro non andranno a vedere tante cose particolari come vediamo noi collezionisti che siamo più abituati a maneggiare questi tipi di prodotto. Questo sicuramente è un Goldrake che farà la sua bella figura, vi farà intrattenere, diciamo, gli amici con delle vecchie chiacchierate sui bei ricordi dei tempi che furono,
e alla fine sarete comunque soddisfatti di averlo acquistato. Ok ragazzi, detto questo vi saluto, un abbraccio e mi raccomando, sempre forza Goldrake!